Ciao ragazzi, qui è Marchettino e oggi andiamo a caccia della mia prossima macchina. Come avete visto ragazzi, sì, l'M3 se n'è ufficialmente andato al nuovo proprietario, il che significa che si è fatto un posto libero in garage, posto che dobbiamo riempire. Per l'occasione sono qui a Milano Autoclassica per dare un'occhiata alle macchine che sono in vendita, per rifarci gli occhi, dare un'occhiata anche all'andamento del mercato e un po' i prezzi a cui viaggiano queste macchine. Come potete vedere dietro se abbiamo delle Pagani, ma vi dico subito che quelle sono fuori budget. Milano Autoclassica è sempre un'ottima occasione per rifarsi gli occhi, vedere hypercar, supercar nuove e soprattutto vecchie, perché questo evento qui ci sono tanti espositori, non solo case automobilistiche come appunto Pagani, che vengono qui per proporre le proprie macchine in vendita. Quindi sarà interessante guardarci intorno e vedere che cosa offre il mercato. Già rispetto a una Zonda 1.812 un po' più economica, molto particolare con questa livrea che va a rendere omaggio alla Ferrari Daytona Competizione. Qui è non male, un F50, tutte portate da Rosso Corsa, queste non sono macchine in vendita. Ma che bella è la testa rossa di argento. Se devo essere onesto, rossa forse ha un po' stufato. Questo colore originale di fabbrica, bella, guardate come risalta le linee dalla macchina, mi piace. Poi è una monospecchio monodado, quindi la versione più ambita e quindi la più costosa. Ecco, qui diciamo che arriviamo a qualcosa un po' più alla mia portata. Sempre amato l'F430, bellissima in questa configurazione, grigio Silverstone con gli interni rossi. Un'altra macchina da non sottovalutare, che si trova a prezzi molto buoni per quello che offre, è la 599 GTB. Ho visto che si possono trovare esemplari anche a 70-80 mila euro se ci pensate. Una Gran Turismo, 12 cilindri, così, con una linea che non ha tempo, che macchina, bellissima. Qualche volta mi chiedete, ma perché non compro una classica? Beh, l'idea non mi dispiacerebbe, tipo io qualche anno fa stavo per comprare una Fulvia, ovviamente non un HF, una Fanalone, una Fulvia normale, me ne ero innamorato ma alla fine ho cambiato idea. Qui un'altra potenziale candidata potrebbe essere la Gallardo, la prima serie, secondo me la più bella e la più cattiva da guidare. Di positivo al motore, perché qui stiamo parlando di un 10 cilindri. Cosa sfavora è la trazione integrale, quindi fare i traversi con questa non è il massimo, il differenziale si brucia in un attimo. Poi un altro problema, perché mi sono informato, la manutenzione sulla prima generazione è terribile, così come la sua affidabilità. Qui, come potete vedere, Porsche, vintage e moderne non mancano. Io non sono onestamente un tipo da Porsche, ma se dovessi comprare due modelli sarebbero proprio questi, GT4 e GT3 RS. Una coppiata mica male come giocattolini per divertirsi. Qui Cayman GT4 ovviamente manuale, e qui abbiamo l'ultima generazione di GT3 RS, la 991 MK2, che è disponibile solamente col PDK. Bellissima, di questa colorazione lime green. Se c'è una Porsche, tra virgolette, liscia che apprezzo tanto è la 997 MK1, cioè questa qui davanti. Secondo me come estetica la trovo una delle Porsche meglio riuscite dei tempi moderni. Si trova ancora a cifre molto ragionevoli, secondo me con 30-40 mila euro è una bella sportiva da utilizzare tutti i giorni, quindi stiamo parlando anche di un prodotto Porsche, quindi una macchina assolutamente affidabile che può essere utilizzata in ogni contesto senza problemi. E per rimanere sempre in tema di un potenziale prodotto italico, voi cosa ne dite di un bel 355? Questo esemplare è praticamente come nuovo, guardate i chilometri che ha, sì, 6500, è un unico proprietario, prima vernice, cambio manuale, bellissima in giallo Modena, quindi è una configurazione che complessivamente merita davvero. L'unico punto debole è il prezzo, perché l'ho chiesto e chiedono la bellezza di 109.000 euro per questo esemplare. Considerate che sull'usato le 355 partono da più o meno 45-50 mila euro a salire. A quelle cifre lì si trovano esemplari più chilometrati, però una Ferrari col cambio manuale, che dite?
Non so voi, ma io la 928 la trovo estremamente affascinante. All'epoca non fu neanche una Porsche di estremo successo, però col tempo ho iniziato ad apprezzare veramente tanto la sua linea e soprattutto il posteriore, perché penso sia la parte più caratteristica. Secondo me una 928 in chiave moderna che mantiene queste linee, secondo me sarebbe veramente magnifica. Questa invece fa molto Osho, Rolls-Royce Silver Spur, che oddio, non è neanche cara perché chiedono 18.000 euro per questo esemplare. Il problema del comprare una Rolls d'epoca non è l'acquisto, ma soprattutto il mantenimento. È praticamente come comprare un debito. Qui invece abbiamo una Bond Car, una macchina che negli anni è invecchiata divinamente. Ovviamente stiamo parlando della BMW Z8. Che macchina, che design. Pensare che fino a pochi anni fa BMW sfornava queste macchine. Anche fino a pochi anni fa era una macchina che sul mercato non era richiesta, aveva quotazioni piuttosto basse, anche 60-70 mila euro, mentre invece per questo esemplare che vedete chiedono la bellezza di 210 mila euro. Questa presa d'aria vi dice nulla? Questa qui è una Escort Cosworth RS da paura, bellissima, questa colorazione è magnifica. Non è durata tanto qui in fiera perché è stata venduta. Non ci sono solo privati concessionari che espongono mezzi in vendita, ma adesso siamo in uno stand di una casa d'aste. Vi voglio far vedere, questo è un ombrello, vi voglio far vedere un po' di mezzucci veramente interessanti che stanno per essere battuti in asta. Questa può sembrare la classica F430 rossa interni neri che si vede ovunque, ma avviciniamoci, la chicca sta proprio qui dentro. Oh, che spettacolo! Proprio lì, questa macchina ha il cambio manuale. F430 Spider col manuale sono estremamente rare, così come le coupé d'altronde. Io penso che l'accoppiata cabrio, motore vuoto aspirato e cambio manuale, io faccio fatica a trovare una cabrio più perfetta di questa. È o non è una delle macchine più belle del mondo? L'Alfa Romeo 8C di questa colorazione, a detta della casa d'aste, unica. Mamma mia, fa veramente togliere il fiato. Bellissima, di questo blu che guardatelo da vicino, stupenda, mamma mia, la 8C è una delle macchine più belle mai fatte, di arte su ruote. Guardate anche che bello l'accostamento della carrozzeria blu con il cerchio argento e la pinza gialla in contrasto, bellissima. La 993 Turbo è decisamente una delle mie preferite. Ho provato qualche anno fa la Turbo di Stefano e me ne sono innamorato. Per avere i suoi anni è una macchina che rimane tuttora sbalorditiva dal punto di vista delle prestazioni. E che linea! Secondo me Porsche nella 911 ha raggiunto l'apice in termini di estetica proprio con questa qui. Un M330 non mi dispiacerebbe, però anche qui ha raggiunto quotazioni stellari. La stima di questa macchina è tra le 50 e le 70 mila euro. Però, che bellezza! Per rimanere sempre in tema BMW, una BMW sulla quale ci ho veramente lasciato il cuore è proprio questa, l'M3 E46. Se vi ricordate lo scorso inverno ne ho provata una blu che mi ha fatto letteralmente impazzire. Questa qui è esemplare col cambio manuale, così deve essere. Colorazione piuttosto rara e insolita, questa qui è il Phoenix Gelb. Le 46 manuali si trovano a cifre ancora ragionevoli, non proprio questa perché chiede la bellezza di 52.900 euro e la macchina ha 106.000 km. Diciamo che a parità di chilometri si possono trovare esemplari non di questo colore ma 20.000 euro in meno, il che è un bel risparmio. Soldi risparmiati si fa un bel wrap. Con questa diventi automaticamente il re di Capri. Guardate qui questa spiaggina d'epoca, bellissimo, guardate il tetto. L'adoro, anche questa qui è una macchina che ha raggiunto quotazioni stellari. Però che fascino, questa qui è una macchina da spiaggia che fa una figura pazzesca. Quello che ha fatto F-Spot, che è uno youtuber americano, lui ha realizzato il sogno che avevo in mente io da diverso tempo, da fare eventualmente anche con una BMW 760 benzina, sempre V12. Perché sì, questa vecchia Mercedes monta un motore V12, lo stesso della Pagani Zonda, e con lo scarico dritto potete capire il baccano che fa. Praticamente fa il sound della Zonda più lenta del mondo. Che spettacolo!
e sono macchine che non si trovano a prezzi da capogiro. Il problema sta tutto nel mantenerlo e nell'eventuale incognita se qualcosa si rompe. Forse se qualcosa si rompe si fa prima buttare la macchina. 430 scuderia. Dopo l'F40, questa qui è la mia Ferrari preferita in assoluto. Guardate che linea, non sembra invecchiata per niente. Facciamo il giro ad uno dei miei stand preferiti qui a Milano Autoclassica, si tratta dello stand di RM Autosport di Monaco. Abbiamo già fatto qualche video insieme nel corso del tempo con le sue macchine. Raul, oltre ad avere un manico incredibile, ha una collezione semplicemente pazzesca. Una particolarità di Raul è che fa i cosiddetti parcheggi alla Raul. Guardate quanto parcheggia vicino, nel suo salone parcheggia tutte le macchine, una il più attaccato all'altra, guardate qui. Ci passa un dito, forse? Questa qui è notevole, già sentitela al minimo questo 12 cilindri come canta. Anche la colorazione merita davvero. Questa qui tra l'altro è un'edizione speciale, ragazzi. Una Diablo SE. Bello vedere che anche il Museo Enzo Ferrari di Modena ha partecipato a questa edizione dando il loro contributo con un bel mezzo, decisamente, Ferrari Monza S+1, che mezzo affascinante. Esperienza di guida di una macchina senza tetto, V12 Ferrari aspirato, ma che spettacolo deve essere guidarla. Comunque qui possiamo dire sia sul moderno che sul vintage, e direi soprattutto il vintage. Qui per chi non bada a spese c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Stupenda questa 275 GTB in nero Daytona. Alpine, bel prodotto che trovo molto interessante, non sono ancora riuscito a guidarne una. Dinamicamente parlando dicono tutti che è una bomba, è nata come rivale della 4C ma con un'impronta un po' più comfort e anche di lusso, ed è per questo che mi incuriosisce tanto. Sicuramente non sarebbe un acquisto da fare sul nuovo, anche perché mi chiedo onestamente una macchina così sul mercato italiano che richiesta può avere il giorno che mi stanco e decido di venderla. Bene ragazzi, qui al Milano Autoclassica direi che qualche mezzo interessante, potenziale futura macchina l'abbiamo vista. Prezzi, oddio, erano semplicemente fuori di testa per la maggior parte degli esemplari, ma purtroppo alle fiere è così, i prezzi sono sempre sopra la media. L'ideale è trovare la macchina giusta da un privato. Io comunque non ho fretta, però posso finalmente dire che la caccia per la nuova auto è finalmente iniziata. E tra tutte quelle che avete visto, secondo voi quale mi si addice meglio? Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se siete ancora fatto, e come sempre grazie per la visione. Ciao!